Buongiorno e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Allora, quest'oggi vi farò la mia versione dei Nutellotti. Sono dei biscotti molto buoni, molto fragranti, diciamo, ripieni poi successivamente di Nutella. Ovviamente io ho la mia versione, ripeto, e oltre alla Nutella li farò anche ripieni di crema al pistacchio. Di cosa abbiamo bisogno? Gli ingredienti, veloce veloce. Abbiamo bisogno di 200 g di Nutella, 165 g di farina 00, un pizzico di sale, un uovo, ovviamente 2 sacche a poche per poi inserire la Nutella nel biscotto, nei biscotti, Nutella e crema al pistacchio. Per i miei, se voi volete farli solo alla Nutella, potete tranquillamente farlo, o se vi piace qualsiasi altra crema, tipo, non so, quella al Bounty, quella allo Snickers, o addirittura solo il burro d'arachidi dolce, guardate, ci sta benissimo. Poi se rifate col caramello salato, allora cambia proprio la questione, diciamo. Ok, andiamo ad iniziare. Prendiamo una forchettina. Dopo ci servirà la spatola. Rompiamo l'uovo nella Nutella, le grammature già ve le ho dette ma ve le ripeto: 200 di Nutella. Ho sempre timore che hanno la buccia durissima queste uova, ho sempre timore che vada un po' pezzetto dentro. Vabbè, il rischio c'è sempre. Apposta andrebbero rotte al lato, ma noi siamo per la cucina del disimpegno e quindi allora mescoliamo Nutella e uovo e poi andiamo ad inserire man mano la farina. Per ultima mettiamo il sale, ma non perché il lievito muore, perché qui non c'è lievito, semplicemente per comodità. Ancora non ho capito che forma avranno questi Nutellotti, però. Tonda. Vabbè, lo scopriamo passo passo. Ok. Quindi diciamo la mettiamo in 2 step. Sì, esatto. Il forno è già A temperatura. Questi dovranno cuocere pochissimo, un pizzichino di sale, 10 minuti in forno a temperatura 180 gradi. Quindi proprio nel caso in cui la vostra farina, come la mia, fosse un pochino troppo forte, potete aggiungere, se volete, o un altro po' di Nutella o una noce di burro. Succede alle volte, va anche in base alla grammatura dell'uovo, perché se usate le uova, qua ci vuole un uovo grande, io avevo solo le medie e questo è il risultato. Comunque è morbido, non deve appiccicare alle mani, vedete? è risolvibile, insomma. Assolutamente sì. In cucina tutto si risolve. Tranne quando aggiungi troppo sale. Tranne quando aggiungi troppo sale. Quando aggiungi troppo sale è terribile. Anche Manfredo è d'accordo, avete sentito? Anche lui non piace molto il sale. Quando si tratta di mangiare è sempre presente. Allora, adesso che facciamo? Non prendiamo l'olio, ragazzi. Per favore, questa non mi è servita, quindi è pulita, la togliamo. Dicevo, non prendiamo l'olio, andiamo a prendere il burro. Prima mi lavo le mani, ci rivediamo qua perché ci dobbiamo ungere le mani per formare delle palline. Queste preparazioni fanno anche bene alle mani, no? Perché le idratano con il burro. Allora, prendiamo una piccola parte di impasto. È normale che succeda questo, tranquilli. Ok? Una pallina, diciamo che una pallina che, scusate il cellulare, che deve stare nel palmo della mano. E iniziamo a fare i nostri biscottini. Possiamo dire che sono molto simili ai tartufini che abbiamo fatto tempo fa? No,
No. Perché questi vanno cotti, i tartufini no. Ah, certo, è vero. Però fino a questo punto erano simili. Sì, non nel è- senso come forma dici Sì. tu. Ah, sì, 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 come forma assolutamente sì. Ecco, cercate di prendere la stessa quantità, non è proprio facilissimo perché comunque non è che ci abbiamo la bilancina nelle mani, però più o meno. Somigliano a delle palline da ping pong quasi. Sì, al nocciolo dell'avocado più o meno. Wow. Beh, sì, anche come colore in effetti. Wow, wow che... Non mi sarebbe mai venuto in mente il nocciolo dell'avocado. Lo so. Le facciamo Se a te tutte non piace. e ci rivediamo qui. E certo, mica aspetteremo tutto il tempo. Eccoli pronti. Non ci vuole tantissimo, vi posso assicurare. Adesso dobbiamo semplicemente fare questo. Pigiamo, anche se succede questo, che si screpolano un pochino, non fa niente. Perché noi dobbiamo fare la fossettina per poi mettere la Nutella o la crema di pistacchio. Questo procedimento è simile a quello dei dolcetti alle mandorle, quelli lì. Sì, più o meno. Che sopra poi ci va La mandorla. la mandorla. Anche qui sarebbe benissimo. Ah, certo. Ecco qua. Mi raccomando, non bucateli fino in fondo. Anche perché non bisogna farli strapieni, No, sennò, certo. come si dice, stuccano, ok? In forno già caldo per 10 minuti a 180 gradi, forno statico. Questi sono proprio i biscotti dell'ultimo momento, nel senso, se avete qualcuno che viene all'improvviso a cena o anche semplicemente così, magari per un tè, in 15 minuti fate questi biscotti. Quindi ve li consiglio vivamente anche perché sono buonissimi. Allora io ho messo dentro al sacco a poche la crema al pistacchio, come vedete, eccola qua, è verdina, e comincio a farne qualcuno. Come dicevamo prima, qualunque crema Assolutamente spalmabile sì. va bene. Assolutamente sì. Anche burro d'arachidi o se volete anche marmellata. Anche perché insomma la base al cioccolato si presta molto bene, per esempio con l'albicocca. Vedete la Sacher? Noi abbiamo la ricetta della Sacher, se vi può interessare andate a vedere la mia ricetta della Sacher. È molto 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 consistente questa crema al pistacchio. Sì. Ok, noi li andiamo a fare tutti, Sì, vari gusti, e ci rivediamo tra un attimo. a tra poco. Che meraviglia! Pronti. Allora, tante persone mi chiedono sulle ricette, ma io sono celiaca, come faccio? C'è il modo per farli anche in modo che non ci sia un problema reale per una persona che ha la celiachia. Ci sono delle farine apposta, c'è anche una crema di Nutella, una crema di nocciola apposta, e quindi potete tranquillamente recarvi nei negozi che hanno questi prodotti, comprarli e farli. Vi posso assicurare che vengono buonissimi lo stesso. Se invece non volete fare i nutellotti ma i pistacchiotti, potete tranquillamente farli, perché sostituite la Nutella con la crema di pistacchio e vi posso assicurare che vengono buonissimi. Ma la stessa cosa potete fare con la crema al Bounty, con la crema allo Snickers, eccetera. Intanto lui... Parla. E che parlo. Io parlo e lui mangia. Buoni, eh? Mamma mia. Sì, perché fuori sono croccantini, dentro sono soffici. Guardate. Guardate che meraviglia, ragazzi. E con questa gocciotta abbondante di crema sopra sono proprio golosi. Ci vediamo alla prossima ricetta. È soddisfatto. Ciao. Ciao. Seguiteci, mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale. Ciao a tutti. Ciao.